I 15 borghi più belli della Toscana. Al 15° posto Montefioralle. Il borgo di Montefioralle è probabilmente uno dei più antichi del Chianti e ancora oggi è racchiuso nelle mura originali, costituite da una doppia cinta muraria. Durante il Medioevo era uno dei centri militari e amministrativi più grandi della zona. Al 14° posto Suvereto. Immerso nella verde Val di Cornia, il paese è un vero scrigno. Le sue mura custodiscono tesori fatti da caratteristiche stradine medievali, case in pietra, palazzi storici e chiese evocative. Tutti intorno sterminati boschi di castagni, querce e ovviamente sugheri, da cui il nome della località. Al 13° posto Certaldo. Borgo medievale tra i più suggestivi della Toscana e della Val d'Elsa, ha conservato un'atmosfera magica d'altri tempi. Il borgo, famoso per aver dato i natali a Giovanni Boccaccio, è costituito da parte bassa, moderna, e un'alta che costituisce l'antico nucleo medievale, circoscritto da mura con 3 porte d'ingresso. Al 12° posto San Miniato. Il centro storico della città sorge in posizione strategica su un colle a metà strada tra Firenze e Pisa, per cui la città è stata scena di molteplici scontri fra i due odierni capoluoghi, fino alla definitiva conquista fiorentina. San Miniato è famoso per i suoi tartufi bianchi, prodotti vinicoli e oleari. All'11° posto Sorano. Sorano è un pittoresco borgo medievale, situato su di uno scosceso sperone di tufo e circondato da una rigogliosa ed incontaminata flora boschiva. Proprio la sua particolare posizione offre l'opportunità di passeggiare nel borgo ed ammirare improvvisi e spettacolari panorami sulle rupi sottostanti. Sorano ha conservato la tipica struttura abitativa medievale, dove l'abitato, formato da vicoli tortuosi, viuzze, cortili, portali e cantine scavate nel tufo, è dominato da un'imponente fortezza. Al 10° posto Cortona. Costruita su di una collina a circa 600 metri di altezza, Cortona è un piccolo borgo medioevale della Val di Chiana. Il simbolo della città è il palazzo comunale, caratterizzato dalla torre con l'orologio e la sua scalinata in pietra che si affaccia su Piazza della Repubblica. Al 9° posto Monteriggioni. Fu costruito dai Senesi all'inizio del 1200 come estremo baluardo di frontiera contro la nemica Firenze e riuscì a garantire per secoli l'indipendenza della Repubblica di Siena. Irrinunciabile per chi viene a Monteriggioni è salire sulle mura e percorrere 2 tratti degli antichi camminamenti di Ronda, dal quale si godono stupendi panorami sul borgo e sulle colline circostanti. All'8° posto Pitigliano. Splendida cittadina dell'area del Tufo nel cuore della Maremma toscana. Soprannominato anche la piccola Gerusalemme perché a partire dal XVI secolo ospitò una grande comunità ebraica tra le sue mura, Pitigliano è oggi uno dei borghi storici più affascinanti d'Italia
ed una tappa imperdibile durante un viaggio in Toscana. Al settimo posto, Cetona. Il monte Cetona, di origine vulcanica, sovrasta il piccolo borgo. La zona, abitata già in periodo etrusco, nel Medioevo fu fortificata. Ad oggi sono rimaste intatte la rocca, 3 torri e alcuni pezzi della cinta muraria. Al sesto posto, Anghiari. Situata nella provincia di Arezzo, nell'estremo est della regione, la città deve la sua fama al fatto di essere stata teatro della battaglia combattuta nell'anno 1440 tra fiorentini e milanesi e in seguito dipinta da Leonardo da Vinci. Al quinto posto, Volterra. Il borgo, celebre per l'estrazione e la lavorazione dell'alabastro, è stato una delle principali città-stato della Toscana antica. Ad oggi conserva un notevole centro storico di origine etrusca. Di quest'epoca rimangono la Porta all'Arco, magnificamente conservata, la Porta Diana e gran parte della cinta muraria, costruita con blocchi di pietra locale. Al quarto posto, Montalcino. Il borgo è famoso a livello internazionale per la produzione vinicola, in particolare del Brunello di Montalcino. La collina su cui si appoggia il borgo è stata abitata già dal tempo degli Etruschi. Al terzo posto, Montepulciano. Grazie alla presenza di numerosi vigneti, il borgo è famoso per la produzione del vino nobile di Montepulciano. Il centro abitato ha le caratteristiche di un borgo medievale a forma di S ed è racchiuso entro 3 cerchia di mura, costruite tutte verso il XIV secolo. Al secondo posto, Pienza. Il borgo di Pienza, situato nel cuore della Val d'Orcia, deve le sue origini a Papa Pio II, che lo fece ristrutturare una volta diventato Papa, in quanto sua città natale. Nel 1996 Pienza è entrata a far parte dei patrimoni UNESCO. Al primo posto, San Gimignano. Posto su una collina che si affaccia sulla Val d'Elsa, il centro storico dell'antico borgo è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.
San Gimignano è famoso in tutto il mondo per le torri medievali. Nel periodo medievale la città vantava 72 torri, mentre ad oggi ne rimangono soltanto 14. Grazie per aver visto il video e se ti è piaciuto condividilo.